Ma Dio non ha creato l'uomo? No. Neanche per la Bibbia Dio ha creato l'uomo, neanche per la Bibbia. Tutti voi ricordate la clonazione della pecora Dolly, ok? 1990, insomma, fine anni 90. E laboratorio ad Edimburgo, ovviamente si produce, dopo 250 circa tentativi falliti, si produce la pecora, quella che funziona. Esattamente come, guarda caso, i Sumero-Accadici ci raccontano del fatto che gli Anunna hanno fatto un sacco di tentativi prima di fabbricare l'Adamu che funzionava. Uguale. Comunque, la clonazione della pecora Dolly ha creato un sacco di problemi, soprattutto di ordine etico, no? Perché ovviamente si sa che dagli animali poi si passa all'uomo e quindi interventi, scienziati, pensatori, filosofi, appunto esperti di bioetica, eccetera, e quindi tutti teologi, tutti interpellati, finché ovviamente hanno interpellato anche i rabbini. Il professor Safran, docente di etica medica alla Hebrew University di Gerusalemme, interpellato sulla clonazione, e trovate gli articoli ancora adesso in rete, gli articoli dei giornali, c'è scritto la clonazione, ma c'è già nella Bibbia. Basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. Adamo ed Eva sono descritti come un chiaro prodotto di clonazione. Professor Safran, rabbino, docente di etica medica, dice ma non è mica un problema. Ma che problema è? Voi vi fate questi problemi, noi questa roba la conosciamo da... Un mese fa, il rabbino Zion Zevit, docente alla Jewish University nel Maryland, parlando della fabbricazione di Adamo ed Eva, dice che per fabbricare Eva hanno preso un qualcosa, diciamo le cellule, dal pene di Adamo. Ora, secondo me, siccome hanno preso dallo zelà, zelà in ebraico significa sostanzialmente una parte laterale ricurva, quindi secondo me è più facile che l'abbiano preso dalla cresta iliaca, dove anche oggi si prendono le cellule staminali per fare, insomma, le cellule polivalenti con le quali si può procedere sia per terapie che per clonazione. Lui dice l'hanno presi dal pene, va bene, non perdo neanche un minuto a discutere su questa roba qui, vabbè, l'hanno presi dalla cresta iliaca, l'hanno presi da una costola. Ah, lui dice tradurre con costola è sbagliato, tra l'altro, cioè non se ne parla nemmeno della costola. Ok? Dice, e quindi poi per me, quindi l'hanno preso dal pene, l'hanno preso dalla cresta iliaca, l'hanno preso dalla costola, posso dirvi una cosa, non me ne frega nulla, l'importante è che smettiamo di dire che ci ha creati Dio, che nella Bibbia c'è scritto che ci ha creati Dio, dopodiché possiamo andare avanti a dire adesso cerchiamo di capire da che parte hanno preso le cellule, benissimo, ma accantoniamo tutto il resto è finito, è finito, adesso studiamo per capire da dove hanno preso le cellule, il resto è finito. Perché non c'è neppure nella Bibbia, non c'è. Poi, siccome si parla di parte laterale ricurva, per questo io dico tendo a preferire la cresta iliaca perché almeno normalmente il pene è in centro, almeno normalmente, non è una parte laterale. Quindi sto leggendo gli altri, non me, sto leggendo gli altri, lo vedete? Non mi citerò, sto leggendo i dizionari, ciò che scrivono i rabbini, ciò che scrivono... E tra le varie cose, per esempio... C'è una persona che scrive in uno di questi forum: la favola del Dio cattivo è una concezione cristiana volta a giustificare la contrapposizione con il Dio buono del Nuovo Testamento. Allora, prima ho detto appunto che i cristiani hanno rapinato quel libro agli ebrei, proprio rapinato, nel vero senso della parola. E gli ebrei sono vittime di questa rapina, no? Da secoli, perché si sono visti portare via un qualcosa che è loro e che riguarda soltanto loro. Perché è il libro nel quale loro hanno registrato la memoria del loro rapporto con uno col quale hanno stretto un'alleanza. E loro devono fare la loro parte dell'alleanza nella speranza che prima o poi lui faccia la sua. Quindi questo è. I cristiani hanno preso e hanno trasformato tutto. Hanno trasformato tutto. Compreso anche, dice per esempio questa persona, di cui anche qui nome e cognome, ma siccome non voglio fare... polemiche personali, queste robe qui le lascio a chi ama gli scontri televisivi. Quindi la favola del Dio cattivo è una concezione cristiana volta a giustificare la contrapposizione con il Dio buono. Se si legge con attenzione la Bibbia in ebraico, anche quando Dio afferma che devono essere distrutti i nemici, i loro raccolti e le loro bestie, poi questo non si realizza mai. E io devo dire che di fronte a queste fonti di esegesi ebraica rimango un pochettino perplesso, perché possiamo prendere Giosuè capitolo 10,
Leggiamo soltanto gli ultimi due versetti, versetto 40. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, eccetera. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente, come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. E qui nell'esegesi ebraica leggo, questo non si realizza mai. E uno dei due dice il falso, per forza. E qui, nel capitolo 10, per ogni città conquistata c'è scritto, la votò allo sterminio con tutti i suoi abitanti, poi passa all'altra dopo, passò a fil di spada tutti quelli che vi abitavano. C'è qualcosa che non quadra, no? C'è qualcosa che non quadra. Chi dei due dice il falso? Cioè, io sto citando le fonti altre, non io, vi sto leggendo questa qui è Bibbia di famiglia cristiana. E questo qui è ciò che dice una parte, insomma, dell'esegesi ebraica. Allora c'è qualcosa che non quadra. Come quando, un anno e mezzo fa, che Scalfari, fondatore di Repubblica, ha avuto uno scambio proprio con la comunità ebraica di Roma, uno scambio epistolare, e lui in sostanza diceva, ma insomma questo Dio dell'Antico Testamento non è che sia questo gran brav'uomo, cioè il Dio di amore, il Dio di misericordia. E ovviamente gli è stato risposto dicendo, ma no Scalfari, che cavolo dici? E gli hanno citato, e questo tra l'altro era anche, io ricevo un periodico della comunità ebraica di Torino dove ho studiato l'ebraico, e c'era anche lì riportata questa polemica e gli citavano per esempio questo versetto, Levitico 19, gli dicevano, leggiti questo versetto Scalfari, cosa cavolo dici? Non odiare il tuo fratello nel tuo cuore, non vendicarti, non serbare rancore contro i figli del tuo popolo, ama il tuo prossimo come te stesso, io sono Yahweh. E uno legge questo versetto e dice, beh, in effetti. Solo che il problema è che se poi uno legge la Bibbia, la deve leggere. Non soltanto seguire le indicazioni che vengono da leggiti quel versetto, perché poi uno va avanti. E per esempio subito dopo c'è scritto, le tue bestie non le accoppierai tra specie diverse, nel tuo campo non seminerai due sorta di sementi, né indosserai una veste di due tessuti diversi. Ora, se questi versetti sono veri, è vero il non serbare rancore, ma è vero anche il non indosserai vesti con due tessuti diversi. Poi vi spiego che significato ha, adesso permettetemi una battuta. Ma se qualcuno di voi ha una maglietta, io non le uso, ma una maglietta di intimo con lana sopra, cotone sotto, cotone sulla pelle, e non piace a Dio, so che è una battuta irriverente, ma poi vi spiego cosa vuol dire cosa probabilmente vuol dire i due tessuti diversi. Ma questo è. Poi andiamo avanti. Chiunque commetta adulterio con una donna sposata, come chiunque commetta adulterio con la donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Non possono essere messi a morte, siano. È un ordine. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte ambedue. Chi si accoppia con una bestia deve morire e anche la bestia deve essere uccisa. Se una donna si avvicina a un animale per accoppiarsi con esso, ucciderai la donna e l'animale. Mi viene da dire, senza serbare rancore. E io chiedo scusa, lo so che può sembrare irriverente, qualcuno mi dice Biglino prende in giro, no, però un momento, se mi dite vai a leggere quel versetto, io leggo anche gli altri, perché altrimenti è chiaro che mi faccio condizionare da quel versetto, e tutt'al più, alla fine posso dire, ma questo qui sapeva quel che diceva? Poi leggeremo ciò che dicono loro, adesso lo leggiamo, che questo libro non l'ha mica scritto lui. Non l'ha scritto lui, non l'ha neppure ispirato lui. E quindi è chiaro che ci sono queste contraddizioni e si capisce perché ci sono queste contraddizioni. Ma ci sono. E allora la Bibbia leggetela, perché altrimenti, siccome la Bibbia si dice va letta in chiave allegorica o metaforica, alla fine succede che noi ascoltiamo soltanto le spiegazioni allegoriche e metaforiche, senza conoscere il testo. E allora pensiamo che quelle lì siano quelle vere. Allora io che faccio un lavoro da coglione, vi dico, guardate che c'è scritto questo. Dopodiché scegliete voi, ma nel momento in cui ascoltate le interpretazioni allegoriche e metaforiche, sappiate che partono da questo testo, perché altrimenti ascoltate solo quelle, e sono quelle che sono sempre passate, perché non è un caso che dal 1200 al 1800 la Chiesa abbia proibito di leggere la Bibbia, proibito di possederla. C'era un periodo in cui chi possedeva la Bibbia finiva sotto Inquisizione, sotto l'Inquisizione. È chiaro, perché se poi uno la legge, rischia di capirla. Uno la legge nel modo che adesso vi indico, che è semplicissimo, rischia di capirla.
senza bisogno di interpretarla, perché le interpretazioni nascono nel momento in cui su questo libro qui vengono messe le coperte di mistero, per non far capire quello che c'è scritto. Ma se io la devo leggere, la leggo tutta, non leggo soltanto il versetto che mi indichi tu. Ovviamente, perché se Dio l'ha ispirata tutta. Quindi allora, scusate, ripeto, alleggerisco un po'. Se vostro marito o vostra moglie vi tradiscono, voi li ammazzate senza serbare rancore e senza usare quelle magliette che vi ho detto prima. Allora, il discorso delle magliette così lo chiudiamo subito. Nella descrizione della vestizione dei sacerdoti, soprattutto quelli che entravano dentro la parte più interna, dove avvenivano delle cose anche un po' pericolose, e quindi erano pochissimi quelli, diciamo, autorizzati ad addestrati dovevano mettersi sulla pelle un vestito, cioè coprirsi completamente di lino. Ora, il lino, voi lo trovate su internet, ci sono decine e decine di studi, ha delle capacità specifiche nel tutelare rispetto alle radiazioni. Ma in quegli studi c'è scritto che se al lino viene mescolata la lana, il lino perde quelle proprietà. Quindi in questa raccolta di ordini, dove poi chi l'ha scritta li ha messi assieme tutti, ovviamente, senza dare un ordine preciso, c'è finito anche quello, che aveva una funzione concreta, precisa, tutelare. E attenzione, se vi mettete il lino con la lana non funziona. Cioè chi entra lì deve avere sulla pelle il lino per poter essere protetto da quelle cose che avvenivano lì dentro. Quindi, cioè io adesso l'ho messa un po' sul ridere, ripeto, per alleggerire un po', ma in realtà questa cosa qui è un'indicazione precisa, non è una fisima di Dio che dice no, a me lana e lino non piacciono assieme, quindi non ve li mettete. No, c'era una indicazione molto precisa. Sempre qui c'è scritto, nell'ebraismo Dio non è inteso come divinità, ma come legislatore supremo. Io ci metto la firma, Cioè, questo è scritto, tra l'altro questa persona qui è la stessa che ha scritto Mauro Biglino è un asino patentato. Ok? Questa persona qui il nome e cognome lì. La Bibbia non è per gli ebrei un libro di religione, ma un libro di storia e di norme. Fantastico, cioè, io firmo tutto, smettiamola di dirlo che è un libro di religione, smettiamo di dire che nella Bibbia si parla della divinità, smettiamola, siamo d'accordo su tutto. Un po' meno quando poi comincio a raccontare che cosa viene fuori dalla figura di Yahweh dalla Bibbia, che allora lì sono un po' meno d'accordo questi signori qui, però insomma, ognuno racconta la sua, poi la gente sceglie. Come sapete io vi dico sempre, vi dico nel mio lavoro da stupido, guardate che c'è scritto quello, fatene quel che volete. Se ritenete che possa essere utile lo utilizzate per fare i vostri ragionamenti, l'importante è non credere alle cose che io vi dico, ma andarle a leggere. Quindi non credere alle cose che io vi dico, ma andarle a leggere. E quando ci sono le indicazioni di lettura, però leggiamola tutta la Bibbia, cioè leggiamo tutto il pezzo, perché altrimenti, compreso per le indicazioni che vi do io, ma per quanto riguarda il discorso, per esempio, come dicevo prima, no, che questo non si realizza mai, allora vi consiglierei, me li sono segnati perché leggetevi, adesso abbiamo letto un pezzettino di Giosuè capitolo 10, leggetevi il capitolo 31 del libro dei Numeri e il capitolo 15 del primo libro di Samuele. Leggeteli. E poi stabilite voi, ma voi con voi stessi, che tanto è l'unica cosa che conta, se è vero che queste cose non si realizzano mai. Lo stabilite voi, però leggete Numeri 31, primo Samuele 15. Leggete della campagna che viene qui nelle Bibbie, viene chiamata Guerra Santa, vi dice qualcosa? La Guerra Santa contro i Madianiti, l'ordine era sterminateli tutti. Sterminateli tutti, vi dice qualcosa? A me sì. E quando tornano dalla guerra santa contro i Madianiti, Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi delle migliaia e capi delle centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro, avete lasciato in vita tutte le femmine? Come dire, non vi ricordate? Si adirò. Non vi ricordate gli ordini? Allora fate così. Uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conserverete in vita per voi. Questo è o non è? Genocidio, femminicidio selettivo, infanticidio selettivo. Uccidete i maschi bambini, non le bambine, i maschi. Dopodiché ognuno lo interpreta a modo suo. Se però qualcuno vuol dirmi che questi sono versetti da interpretare in chiave allegorica,
Allora io dico benissimo, allora anche il primo versetto della Genesi è da interpretare in chiave allegorica. In principio Dio creò i cieli e la terra, ma è chiaro che è un'allegoria, no? Ma mica possiamo credere che sia vero. È che quel popolo che non sapeva com'è nato l'universo, non essendo in grado di darsi una spiegazione, si è inventato un Dio che l'ha creato. Ma è chiaro che è un'allegoria. Provate un po' a chi vi dice la Bibbia va letta in chiave allegorica a fare questa osservazione qui. Sentite un po' che cosa vi risponde. E allora dopo voi gli chiedete, adesso ci mettiamo a tavolino e tu mi dici questo versetto è allegorico, questo è letterale, questo è allegorico, e lo facciamo per tutta la Bibbia. Perché non possiamo farci prendere in giro e far diventare allegorico solo ciò che non piace alla dottrina. Perché se è allegorica, tutti noi abbiamo il diritto di cogliere l'allegoria dove vogliamo. Perché non c'è nessuno che ha diritti più di altri. Perché se questo è il libro attraverso il quale Dio ha parlato a noi, allora Dio parla con me e non ho bisogno che sia tu a dirmi che cos'è allegorico e che cos'è letterale. Dio mi ispira e dimmi che non è vero, dimostrami che non è vero. La legazione esegetica e religiosa chiaramente si orienta verso un certo tipo di interpretazione nella tradizione ebraica, non verso un tipo di interpretazione, ma verso un gruppo di interpretazioni differenti. Sì. Allora dovete sapere che c'erano due grandi comunità ebraiche, quella di Gerusalemme e quella di Alessandria d'Egitto. Ciascuna, sapete, Alessandria d'Egitto aveva la Bibbia scritta in greco, la famosa Bibbia dei 70. Professor Sutlow è un libro di 400 pagine che mi sono divorato in 2 notti perché ho la fortuna di dormire poco e non risentirne il giorno dopo. E dice: a partire dalla fine del II secolo alcuni intellettuali ebrei alessandrini cominciarono a considerare la 70, cioè la Bibbia scritta in greco, come un testo, venerando testo fondativo, un'opera a cui avrebbero potuto dedicare più o meno le stesse cure che i loro contemporanei non ebrei consacravano a Omero. Le venne cioè attribuita un'autorità letteraria, cioè questi intellettuali ebrei che vivevano nel mondo ellenistico vedevano che gli intellettuali, diciamo così, greci avevano Omero e loro hanno detto: vabbè, voi avete Omero, noi abbiamo questo libro, quindi siamo importanti quanto voi. Autorità letteraria. Leggere e studiare le scritture nella sinagoga divenne per una popolazione di semicolti un modo di rappresentare se stessi in quanto partecipi di consuetudini espressive di un livello culturale proprio delle classi più privilegiate della cittadinanza. Cioè, non pensate, voi avete Omero, sì, ma noi abbiamo questo. Benissimo. Pagina 251. Gli obiettivi furono per la sacralizzazione di questo tipo. Ad Alessandria la posta in gioco era la cultura ed il prestigio. A Gerusalemme l'autorevolezza dei testi divenne il pretesto per una rischiosa corsa al rialzo per il potere e il denaro. È cambiato qualcosa? Prestigio, potere, denaro.